Parliamo un po' di 104, che secondo me è il velivolo più bello e più entusiasmante con cui io ho volato, ma che tutti coloro che hanno volato e l'hanno conosciuto credono in lui, pensano che sia stato il miglior velivolo che l'aeronautica militare abbia avuto. Ho cominciato giovanissimo, 23 anni e mezzo, ero pilota di 104 in quel di Cameri. Cameri. Il tempo Cameri non è Grosseto, non è Trapani e roba del genere. Effettivamente il tempo nebbia, pioggia, grandine, neve, eccetera. Però basta essere addestrati e abbiamo sempre volato, anzi, noi avevamo sempre un kit nel musetto davanti del 104 con un rasoio, un pacchetto di sigarette, un accendino, perché andavamo molte volte fuori, non riuscivamo a atterrare le camere, pertanto ce ne andavamo o a Istrana o a Grosseto. Allora passare meno la nottata e il giorno dopo farci la barba e fumare, perché quei tempi fumavamo tutti. 104, come dico, ho fatto 1000 passore e ho sempre detto single seat, single engine, cioè infatti molte volte ci sono le discussioni con quelli del 20°, io ho più ore qui, le ore si dividono in due, sono sui due piloti e tutto un insieme di cose, scherza, è la goliardia dei piloti dell'aeronautica. Comunque, io ho volato, come dico, sul 104, all'inizio sul 104G, il 104G che aveva il paracadute, aveva gli speroni, era il vero 104 di quei tempi nati nel 64 in avanti. Poi è uscito l'S, abbiamo fatto una transizione normalissima, nessuna difficoltà, e volavamo per un bel periodo sia sul G sia sull'S, fino a quando i G hanno finito e abbiamo continuato sui velivoli S. Ho avuto parecchie emergenze, direi, ma non diciamo che il velivolo era il costruttore di vedove oppure era coloro che ammazzava, no. 104, diciamo, noi avevamo oltre 350 velivoli 104 in Italia, è come se adesso noi in Italia avessimo soltanto le Alfa Romeo, dico una ditta per dire, l'incidente viene con l'Alfa Romeo. Certamente era una macchina che occorreva, il pilota doveva essere in simbiosi perfetta col velivolo e conoscerlo. L'impiego del velivolo era complesso come intercettore, come bombardiere, come fotografo, certamente. Però, c'è da dire questo, l'impiego del velivolo occorreva, dico così, più o meno 70% dedicato al pilotaggio, il 30% alla missione che doveva fare. Certamente non come i velivoli di adesso, dove io ho volato, non è che ho volato molto, però ho volato sull'EFA 17 voli, ho visto come va, ho visto altri velivoli. Certamente adesso l'impiego è opposto. L'80% è il sistema d'arma e il 30% è il velivolo. I velivoli ormai sono facili da pilotare, sistemi elettronici, tutto un insieme di cose. Chi però col 104 prendeva la mano e con tranquillità estrema, seguendo i parametri esattamente come erano scritti sul Dash One, non ci sono stati incidenti. Posso dire questo, la maggior parte sono stati incidenti dovuti al personale, all'uomo, perché non ricordo di un 104 che abbia piantato motore, o se piantava si schiacciava ad andare in moto, difficilmente il motore, era una macchina, il J79, che mangiava le pinze, mangiava di tutto, non si spegneva mai, una macchina meravigliosa. Il velivolo aveva sì, la velocità in atterraggio, 175 più correzione, eccetera, però anche le emergenze potevano essere, diciamo, risolte, in quanto aveva dei sistemi duali per poter risolvere, vedi, una volta io ho perso l'idraulico, però c'era il serbatoio di emergenza, altre volte piccoli incidenti, una volta mi ricordo rimanevano bloccati i comandi, ma erano le aste di trasmissione che, non essendo perfettamente calcolate per quel velivolo nell'ala, battevano, però un po' di sforzo, un po' di paura, ma si arrivava a terra. Quella volta che ho avuto lo stallo era un volo prova, Cameri. C'era sempre questo vantaggio di fare qualche volo in più, nel senso che tutti i velivoli venivano a Cameri di tutto il nord Italia per fare l'ispezione delle 200 ore. Fatta l'ispezione delle 200 ore, il velivolo doveva essere portato in volo da un pilota per poi certificarlo idoneo e venivano a ritirarlo lo stormo in cui era in uso. Io ne avevo fatto, non so neanche quanti voli, eravamo in 2 o 3 che facciamo tutti questi voli prova ed è un volo entusiasmante perché si fa normalmente col velivolo pulito, si raggiunge Mach 2,2 se la temperatura lo permette a quelle quote, a 43.500 piedi e tutto l'insieme di cose. Ma devo dire, quella volta era un velivolo di Istrana, normalmente fatto tutto, avevo finito, accelero, avevo Mach 1,8, 1,9, Mach 2, ero 36.000 piedi, si faceva poi una piccola salita fino a 43,5 e il velivolo con sempre poi sbucciatore raggiungeva
quello che raggiungeva. Normalmente doveva raggiungere Mach 2.25, però poteva fare 2.1, 2.2, dipende dalla temperatura esterna. Quella volta, come ho dato la cloche in avanti per fermarlo a 43 e 500 piedi, ho avuto un rumore tremendo, tipo sega circolare, il velivolo ha sbandato completamente sulla destra, cominciato a sbattere e scendeva con un'accelerazione di 4-5 G, a questa con la velocità. Non sono riuscito assolutamente a arrivare alla manetta per ridurre. Ero lì un po' sbattuto. Devo dire il vero, per la prima volta ho visto mia madre, proprio come dire ciao mamma, è finita. È un pensiero, solo che a quelle velocità talmente elevate, dopo penso un secondo, due, ero a 15.000 piedi. Forse la densità dell'aria, l'insieme di cose, il velivolo ha diminuito la sua accelerazione. Sono riuscito a prendere la cloche, la manetta, ridotto motore, certamente lo stomaco mi si è piantato sul cruscotto perché viaggiavamo Mach 2, ho ridotto tutto, ho dichiarato emergenza, ma il velivolo funzionava regolarmente. Sono atterrato, hanno fatto di tutto, ai tempi c'era la legna, ha fatto di tutto per cercare di portare il velivolo alle condizioni di Mach.2 come doveva essere. No, l'unico 104 limitato, abbiamo fatto altre prove, poi sempre così, l'unico velivolo limitato a Mach 2 ed l'abbiamo, sul libretto c'era scritto non superare il Mach 2. Evidentemente c'era qualcosa di asimmetrico nel velivolo, nelle prese d'aria, ma talmente minimo che anche la ditta non riusciva. Si è preferito tenere il velivolo a Mach 2 e ha continuato la sua vita regolarmente. Altra avventura, ho seguito un UFO, chiamiamolo un UFO, chiamiamolo una luce, però ero già comandante di gruppo, quindi ore di volo, oltre le 1000 ore di 104, pilota esperto. Decollo una notte da Cameri, dovevo salire a 36.000 piedi per fare il target agli altri due intercettori. Da Cameri si decollava con un'uscita post sbucciatore oppure senza post sbucciatore, arrivando a 25.000 piedi, andando verso il Veneto. Poi, come si dice, si girava la capo il ciuccio, si accelerava a Mach 1, o Mach 1,2 o Mach 1,4 a 36.000 piedi e gli altri decollavano per intercettarti. Mentre sto salendo regolarmente tranquillo, una serata abbastanza serena, vedo una luce molto più bassa di me, intensa, proprio una luce come se fosse una strobe light, però dico, ma che è sta luce? Non è un velivolo, ma cos'è? Allora chiamo il radar, puma radar, vedete qualcosa qui? No, non vediamo niente assolutamente. No, ma io vedo sta luce, e mi dice, vabbè, ma chissà cosa sarà. Ma non lo so, mi sembra che viaggia anche molto veloce. Dico, mi autorizzate a seguirla? Ok, se siete autorizzati, sospendiamo la missione, potete accelerare a Mach 2. A quel punto dentro tutto motore, l'ho inseguito fino al traverso della Toscana, fino a quando avevo il carburante sufficiente per tornare indietro. Sta luce sempre all'infinito che andavo. Beh, finita lì. Torno a terra, subito i ragazzi, oh ma che hai visto qui e là? Ma no, niente, una luce, ma niente di particolare, le solite luci che si vedono di notte, però questa era un po' strana, però io non credo agli UFO, quindi la cosa finisce lì. Il giorno dopo arriva il maggiore Casarino, che era l'ufficiale detto alle pubbliche relazioni, e mi dice, oh Giulio, raccontami cosa hai fatto ieri. Ma dico, così, no, perché guarda, sta luce è stata vista da 20-30.000 persone, da tutta quasi la Liguria, e quindi certamente c'era qualcosa, la luce qualcosa. Ma dico, guarda, io ho visto questo. Il giorno dopo un trafiletto sul Corriere di Novara dicendo pilota anche di Camera, insegue questa luce, finisce lì. Dopo 2 giorni mi trovo invece sull'altro giornale una mezza pagina con un 104 pilota da caccia, insegue, dico no, non è possibile. Chiamo il generale Mura, che era comandante della prima regione aerea, che conoscevo perché era stato comandante in accademia quando io ero andato a fare l'ufficiale di inquadramento, e dico, comandante, non vorrei, guarda, sto andando in accademia, come ha detto lei, comanda il corso, sto finendo il comando, dare in giro con queste voci quando io non credo che no. No, non ti preoccupare, ti mando 2 giornalisti della notte, per tempi c'era la notte di Milano, così gli parli esattamente, e così dici esattamente le tue. Va bene, comandante, la ringrazio. Arrivo questi 2 giornalisti, mi ricordo ci fermiamo a cena la sera, lì in aeroporto, c'era anche il comandante Stormo, e parliamo di questa luce, di questo UFO, di questo strano oggetto che io dico, comunque non ci credo perché i radar non vedono niente, quindi insomma no, può essere di notte, una luce, una rifrazione, chi lo sa cos'era, compagnia bella. Cioè, tranquilli, allora tutti a posto, compagnia, sì. Il giorno dopo una pagina completa della notte
104 la mia foto, asso della caccia insegue un UFO a Mach 2, ho detto basta, non dico più niente, finita lì. Però per dire degli UFO, quando sono andato al secondo reparto, il SIOS dell'aeronautica militare, avevo le dipendenze anche il secondo ufficio, mi sembra. No, io ero capo del terzo ufficio, avevo la seconda divisione, mi sembra, insomma, una parte lì dentro dell'ufficio che trattava gli UFO. Cioè cosa succedeva a quei tempi? Una persona qualsiasi vedeva un oggetto, vedeva qualcosa, avvisava i vigili, il carabiniere, il sindaco, guarda ho visto questo. Poi dice, beh fammi un disegnino, vedi un po' qui e là. Questa roba andava all'aeronautica militare in questo ufficio, in questa sezione esattamente. La sezione cosa faceva? Tramite lo Stato Maggiore fermava, come le chiamavamo una volta, le pizze sui radar. Ferma quel radar qui e là nelle distanze e venivano le pizze portate al secondo reparto, venivano esaminate per vedere se effettivamente c'era qualcosa. Bene, ho tirato fuori tutto questo, in 25 anni non c'è stato tantissime visioni, ma non c'è stato un riscontro positivo da parte dei radar. Infatti ho fatto un libretto, no? A quei tempi poteva parlarne solo il gabinetto del ministro, adesso si può parlare dopo Open Sky tutti. Ho fatto un libretto, non penso sia in giro ancora, nel quale avevo la statistica, quando si vedevano di più gli UFO, quando si vedeva di più l'estate o inverno e dove si vedeva di più, cioè una statistica di tutte quelle che abbiamo fatto. È uscito sto libretto, ma prove di radar che abbiano visto un segnale o qualcosa non ce ne sono in Italia. Quindi io, come avevo detto una volta, non ci credo ed è finita lì anche il mio inseguimento degli UFO. Basta andare comunque, perché la vedo, andate a vedere 1978, pilota militare che segue l'UFO, e verrà fuori tenente colonnello Omeni segue l'UFO, eccetera, eccetera.